Ciao a tutti, benvenuti. In questo video rispondo ad altre domande che mi avete posto sempre privatamente attraverso il mio canale di YouTube e il blog di canto. In particolar modo mi avete chiesto se potevo spiegare velocemente il sostegno e l'appoggio della voce, chiedendomi inoltre se era possibile far vedere 2 esercizi efficaci velocemente. Vi ripeto, questi video sono di risposta ai vostri quesiti e non sostituiscono una consultazione o delle lezioni in presenza, che sono molto importanti. Innanzitutto dobbiamo partire per spiegare il sostegno e l'appoggio dalla nostra respirazione. Ci mettiamo in piedi. Ricordatevi, la respirazione adatta al canto è la respirazione costodiaframmatica, perché coinvolge il diaframma nella sua totalità e la gabbia toracica. Immaginiamo la nostra ideale linea del petto, sentiamo dove finisce lo sterno, quindi la parte molle, mettiamo delle dita qui, premiamo per avere un feedback. Se volete potete porre l'altra mano sulle coste medio-basse. Inspirando noi dobbiamo rilasciare questa parte addominale e allo stesso tempo far espandere, lasciare che la gabbia toracica si espanda in questo modo. Ve lo faccio vedere frontalmente e poi lateralmente. Quindi inspiro, qui si rilascia e si apre. Lateralmente. Questi sono 2 feedback molto importanti, una mano qui dove c'è il centro del diaframma e una mano sulle costole medio-basse, premete un po' all'interno e questo appunto è un feedback importante. Partiamo dalla respirazione perché è da qui che poi parte tutto il meccanismo della voce. Vediamo la distinzione tra sostegno e tra appoggio. Partiamo dall'appoggio. Se noi abbiamo fatto una corretta respirazione costodiaframmatica, abbiamo già creato quello che viene definito l'appoggio, ovvero un diaframma abbassato e aperto, che dà una grande stabilità. Pam, sono qui. Questo è il mio appoggio, l'ho già creato, non devo fare altro. Quindi 2 cose in una se noi facciamo una corretta respirazione costodiaframmatica. Il sostegno invece che cos'è? Quando noi parliamo oppure cantiamo dobbiamo fare uscire l'aria. Molte persone cosa fanno? Spingono in fuori quando cantano oppure parlano, invece noi dobbiamo utilizzare quelli che sono gli strumenti naturali del nostro corpo. Gli addominali sono delle strutture anatomicamente portate sia a sorreggere il nostro torace, una sorta di corsetto anatomico che abbiamo, sia a portare fuori l'aria e a guidarla. Quindi il sostegno non è altro che l'utilizzare gli addominali. In che modo? Facendoli rientrare gradualmente e molto lentamente per gestire il nostro fiato che abbiamo preso. Una cosa molto importante a mio avviso è quella di concentrarsi soprattutto sulla zona dell'epigastrio, quindi la parte alta addominale, proprio sotto al diaframma dove finisce lo sterno. Andiamo sul pratico, io inspiro, apro il mio torace, lascio che il diaframma si abbassi, sento questa stabilità, questa apertura e poi lentamente mettete un dito qui appena sotto lo sterno nella parte morbida, immaginate di avere un bottoncino e piano piano da qui fate uscire aria. Con l'immaginazione potete aiutarvi pensando che la vostra aria va sempre avanti lungo una strada continua, una strada avanti, 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 avanti. Quindi il sostegno non è altro che il far uscire il fiato gradualmente utilizzando gli addominali. Vi ripeto, io preferisco dare come indicazione tecnica gli addominali alti, soprattutto immaginare di avere un bottoncino propulsivo qui che attraverso cui il fiato poi si attiva, quindi prendo aria e da qui
faccio fuoriuscire aria. Questo generalmente dà subito una grande stabilità in chi studia canto, in chi usa la parola. Spero di essere stato chiaro nello spiegarvi questo concetto riguardo soprattutto ai tanti quesiti che mi avete posto. Una cosa importante, se noi inspiriamo nella maniera corretta e poi però facciamo rientrare subito tutti gli addominali, l'aria finisce subito. Io ho finito l'aria. Noi dobbiamo invece condurre e gestire il fiato, quindi i nostri addominali pensateli come un movimento di aspirazione interna in alto, molto morbido e graduale. Io spesso do il suggerimento di pensare a morbida spugna che si riassorbe lentamente, quindi io inspiro, apro, ho già appoggiato, resto in apertura in questa situazione di inspirazione e mantenendo questa apertura costale del diaframma, io da qui faccio uscire aria, piano piano. Inizialmente potete tenere le labbra a bacio e pronunciare una F, oppure S, che è più sonora. Quello che vi può anche aiutare a livello pratico è il sentire subito il sostegno, quindi inspiro e questo è l'esercizio più immediato che mi è venuto in mente per spiegarvi il sostegno, per spiegarvi l'appoggio. Su questo fiato in uscita poi noi possiamo metterci anche delle parole, delle consonanti, delle vocali, ad esempio la I. Inspiro, resto in appoggio e inizio a far uscire fiato. C'è un grande controllo di fiato in questo modo. Possiamo fare anche dei vocalizzi. Attenzione a non bloccare qui. Lasciate molto molto morbido e fate rientrare gradualmente. Non smettete mai questo movimento di rientro. Una volta che l'avete iniziato deve continuare. Con questo è tutto. Un ultimo esercizio che posso suggerirvi è quello di prendere fiato, come sapete fare, quindi di inspirare con la respirazione costodiaframmatica, restare in apertura e piano piano far uscire il fiato, allenandovi sulla S, tenendola molto leggera e cercando di fare durare il fiato il più possibile. Mi raccomando, svuotatevi completamente dell'aria in modo tale che quando avrete fame di aria poi sentirete maggiormente la vostra espansione. Con questo è tutto, come sempre se avete domande scrivetemi e spero di essere stato più chiaro possibile. Vi mando un saluto e a presto. Ciao!